Alcuni veicoli Audi Volkswagen usano il freno di stazionamento elettromeccanico, la cui sigla è EPD. Esso lavora con un modulo di controllo che opera su dei motori elettrici posti nei pistoncini posteriori, per azionare il cosiddetto freno a mano elettrico. Per sostituire i freni posteriori di un'auto con l'EPD, useremo il VCDS e il cavo diagnostico VAVCOM per retrare completamente il meccanismo del freno di stazionamento in modo da poter spingere i pistoncini dentro ai cilindri. Questo video mostra i passaggi per svolgere correttamente questa operazione. Non eseguire questi passaggi senza smontare prima i freni, non azionare o rilasciare il freno a mano elettrico finché le pastiglie nuove pinze non sono state rimontate. Esegui tutto nella sequenza, ogni passaggio ha un suo perché, se salti un passaggio sappi che non esiste documentazione per rimediare e non sapremo come aiutarti. Ti raccomandiamo di eseguire un autoscan per essere sicuro che non vi siano guasti preesistenti. Molti meccanici hanno fatto danni per non aver rispettato i passaggi e hanno dovuto portare l'auto presso i service competenti. Cambiare i freni è molto semplice, devi solo seguire le istruzioni passo passo, perché senza ignorare queste informazioni rischi che qualcosa andrà storto. Cosa diavolo ti avevo detto? Perché non hai seguito le istruzioni? Come pensi di rimediare al danno che hai fatto? Non hai niente da dire? Il tuo modulo EPD costa $399, lo sai? Pensavi costasse meno? Sono $45,87. Il caricabatterie è davvero importante perché l'EPD è così sensibile ai bassi voltaggi e ai cavi di tensione che un caricabatterie adeguatamente connesso durante tutto il lavoro è fortemente consigliato. Su alcune auto col modulo di sistema per il controllo della batteria non puoi connettere il caricabatterie direttamente all'auto. L'Audi A6 e A8 ne sono un esempio, infatti se connetti i cavi direttamente alla batteria potresti non avere un buon voltaggio di sistema. Anche se credi di avere una batteria eccellente potresti danneggiare l'EPD. Altre macchine come il Passat puoi collegare direttamente invece il caricabatterie alla batteria. Come ti ho spiegato prima, fai una lettura guasti e assicurati che non ci siano guasti su ABS e modulo EPD prima di iniziare. Azione e rilascia il freno a mano. Connetti il VCDS all'auto ed entra nel modulo Parking Brake System. Vai nel Basic Settings, gruppo 007 e premi Go. I motorini inizieranno così ad arretrare, ma tu non fare nulla finché i pistoncini non smetteranno di muoversi. Una volta arretrati completamente, vedrete il valore di amperaggio calare. A questo punto attendete 30 secondi prima di uscire dal menu. Alcuni moduli EPD hanno una latenza di funzionamento che non viene letta dal vostro cavo e se uscite prima che i motori siano fermi rischiate di friggere il modulo EPD stesso. Dopo 30 secondi quindi premete Done Go Back e Closer Controller Go Back. Ora spegnete il quadro e iniziate a lavorare come su di una normalissima coppia di pinze freno e cambiate le pastiglie. Rimontate entrambe le pinze con le pastiglie nuove e iniziate a pompare sul pedale del freno. Ora accendete il quadro e tornate sul modulo Parking Brake System. Entrate in Basic Settings e questa volta digitate gruppo 006 e cliccate Go. Il modulo EPD chiuderà così il meccanismo del freno a mano. Una volta alloggiato il motore vedrete ancora una volta calare l'amperaggio. Attendete 30 secondi prima di uscire dal Basic Settings e poi uscite dal Parking Brake Control Module. Once the electric motors have stopped and the amp loads drop, wait 30 seconds before exiting out of basic settings. Then exit out of the parking brake control module.
Ora testate il freno a mano, azionatelo e rilasciatelo verificando che non vi siano messaggi di errore sul quadro strumenti. Anche se tutto funziona, può essere utile eseguire un function test, perché a volte la centralina rileva questo tipo di errori. Per fare il function test, entrate ancora in Basic Settings, digitate gruppo 010. Il sistema si azionerà diverse volte in più cicli a seconda dell'auto e verrà completato in circa un minuto. The EPB module will now operate the parking brake motors through several cycles. Depending on the vehicle, this can take up to 1 minute. Una volta terminato il function test, attendete 30 secondi prima di uscire. Then exit out of basic settings. L'Audi A8 ha un modulo EPD che rileva lo spessore delle pastiglie, quindi a procedura terminata vi si accenderà la relativa spia sul cruscotto e il VAG troverà un codice guasto 02596. Risolvete eseguendo un adattamento dello spessore delle pastiglie posteriori. Per farlo dovete conoscere lo spessore esatto in millimetri delle pastiglie nuove, come indicato sulla confezione dal costruttore. You need to know how many millimeters thick the friction material is of the rear pads. Entrate ancora nel modulo Parking Brake Control, selezionate Pad Thickness nel canale 006 e digitate il nuovo valore corrispondente alla misura in millimetri delle pastiglie nuove e saldate. Per il function test, tornate in The Basic Settings, gruppo 010 e cliccate Go. Il modulo EPD inizierà diversi cicli di test che dureranno circa un minuto. Una volta terminato, attendi ancora 30 secondi prima di uscire dal Basic Settings. Once it stops, wait 30 seconds before exiting out of basic settings. Ora dovreste essere in grado di cancellare il guasto 02596 relativo allo spessore delle pastiglie. Nota che in alcuni casi il guasto non si elimina, dunque bisogna tentare più volte il function test finché il guasto non si lascerà cancellare. Yeah. That was good, actually.